La Insta360 X3 è impermeabile fino a 10 metri di profondità e quindi la possiamo immergere senza problemi, ma le riprese saranno inutilizzabili perché a causa della rifrazione dell'acqua lo stitching delle lenti, ovvero l'unione dei due obiettivi che formano poi il video a 360, non sarà corretto e quindi otterremo dei risultati deludenti. Per questo motivo Insta360 ha appena rilasciato un nuovo scafandro subacqueo per la X3 che ci consentirà di fare delle riprese sott'acqua con dei punti di vista incredibili. Facciamo però una premessa: grazie all'unione delle due lenti presenti sulla X3 è possibile cancellare una piccola porzione dell'immagine e così infatti ad esempio abbiamo l'effetto del selfie stick invisibile. Qui sopra trovate un approfondimento. Bene, in passato esisteva un altro scafandro che però rendeva questo effetto impossibile, ma adesso grazie al nuovo case è possibile ottenere questo stesso effetto anche sott'acqua. In confezione troviamo il classico supporto da action cam che dovremo agganciare al case. Poi c'è una custodia morbida per il trasporto, successivamente troviamo un panno per pulire le lenti e poi troviamo questo supporto che ci aiuterà a stringere la vite insieme a questi spessori adesivi. Troviamo anche gli inserti anti-appannamento ed infine lo scafandro subacqueo che ci permetterà di immergere la nostra X3 fino a 50 metri di profondità. Prima di utilizzarlo dobbiamo aggiornare il firmware della X3 e vi dovrete assicurare di avere almeno la versione 1.0.80. Al momento è possibile fare l'aggiornamento solo tramite computer, ma a breve verrà rilasciato anche per l'applicazione su smartphone. A questo punto dobbiamo impostare la modalità case subacqueo che ci farà selezionare il nuovo case appena rilasciato. Adesso il funzionamento è diverso, infatti cliccando il pulsante di accensione cambieremo modalità di registrazione, mentre con una singola pressione del pulsante rapido inizieremo a registrare un video e ricliccandolo potremo interrompere la registrazione. Facendo un doppio clic passeremo all'obiettivo singolo interno, poi quello esterno e poi torneremo alla modalità 360. Per uscire dalla modalità case subacqueo ci basterà fare uno swipe sul display, quindi possiamo riattivare questa modalità dall'icona del menu a tendina, oppure possiamo tenere schiacciato il pulsante rapido che ci permetterà sia di abilitare questa modalità che di disabilitarla. Adesso dobbiamo montare il supporto che ci permetterà di agganciarlo ad altri accessori, in questo caso io userò il selfie stick invisibile di Insta360. Adesso inseriamo la X3 con il display rivolto verso di noi, poi per evitare l'appannamento possiamo mettere gli inserti anti-appannamento inclusi in confezione, facendo attenzione però ad inserirli bene nelle fessure laterali fatte apposta. Adesso assicuriamoci che non ci siano granelli di sabbia o di polvere sulla guarnizione e quindi chiudiamo il case da tutti e quattro gli agganci. Ora è arrivato il momento di farci una nuotata. Una volta immerso in acqua ho esteso il selfie stick, ma dobbiamo posizionarlo bene perché se lo posizioniamo in questo modo non avremo la possibilità di nascondere il selfie stick e le riprese non verranno bene, quindi dobbiamo metterlo dritto. In questo modo potremo rendere invisibile il selfie stick durante le nostre nuotate. Le clip che state vedendo sono state registrate in 5,7K a 30 fps in log e quindi ho fatto un po' di correzione colore. In genere per le riprese subacquee consiglio sempre gli slow motion, in questo caso però visto che registrando a 360 abbiamo una stabilizzazione incredibile e che la X3 in 4K non rende benissimo, ho preferito la massima risoluzione a velocità reale. È giusto anche che sappiate che amo fare tantissime riprese subacquee ed utilizzo infatti anche le mirrorless con i corrispettivi scafandri. Naturalmente quel tipo di qualità non è paragonabile, ma le possibilità creative registrando a 360 sono infinite. Infatti rivedendo questi filmati sono rimasto ipnotizzato da queste inquadrature che sembrano surreali. Chiaramente possiamo semplicemente sfruttare la X3 per avere un campo visivo ultra grandangolare e nascondere il selfie stick, e questa è una cosa comodissima. Oppure da una ripresa statica possiamo creare dei movimenti di camera che daranno molta più dinamicità al nostro video. Inoltre mentre realizzavo queste riprese mi sono reso conto dell'equilibrio di questo scafandro, infatti mi è bastato lasciarlo e si è posizionato verticalmente sul fondale. Questo quindi ci permette poi di fare tantissime inquadrature perché è come se avessimo un'altra persona che ci sta filmando dal basso. Una cosa però da tenere a mente è che in base all'altezza del sole e di come posizionerete la X3 potreste avere un riflesso della luce più o meno visibile nelle riprese, quindi basterà cambiare inclinazione per ridurre questo effetto. Una volta terminata l'immersione dovrete sciacquare con acqua dolce il case. Insta360 consiglia anche di lasciarlo per 60 minuti nell'acqua per rimuovere eventuali residui di sale. A questo punto risciacquatelo ed asciugatelo con un panno morbido. Questo case subacqueo invisibile ha un costo di 115 € ed è una fantastica aggiunta alla X3. Infatti se volete
volete riprese subacquee a 360 è un accessorio fondamentale. Se non avete ancora la X3 e ci state facendo un pensierino, in descrizione vi lascio anche il link per il kit subacqueo con in regalo una batteria extra. E voi che cosa ne pensate di queste riprese? Fatemelo sapere nei commenti e naturalmente se il video vi è piaciuto potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale.